Amici followers, siamo nel distretto di Zhuhai, distretto commerciale, e cominciamo la visita alla Rotel. Eccola qua, cancello della Rotel. Questa è la sala d'ascolto della Rotel, tutti i diffusori che utilizzano. Stanno provando il nuovo integrato piccolo e il Mici Q5. Casse di tutti i tipi, BV, Sonos Faber, anche Indiana Line. Tutta la parte audio-video, perché qui ci provano anche i sistemi home theater. Davvero una sala che suona bene, anche perché c'è tutto il soffitto grigliato. Eccolo qua, molto molto bello. Questa è la parte di ricerca e sviluppo. Qui ci sono persone che disegnano col CAD i contenitori, le manopole, c'è chi fa esperimenti. Questa è un po' una paretina piena di apparecchi che devono essere provati e testati. Ci sono anche apparecchi nuovi che non abbiamo potuto riprendere, ovviamente. Stanno costruendo oggi una 12 MK2. Vedete, dalle 8 alle 10 ne hanno fatti 50, dalle 10 alle 12,50, poi si sono fermati per pranzo e adesso ne stanno facendo altri 50. Quindi 150, e forse anche nel pomeriggio fino alle 9 di sera. Quindi questa signorina prende tutti i componenti dal contenitore e li mette sul circuito stampato. E stessa cosa fanno anche queste altre. Questa è una macchina della Siemens che posiziona i componenti SMD che vengono presi da questi carrelli. Eccolo, vengono presi con un braccio e vengono sistemati. Stessa cosa fa quest'altra macchina qui. Con il piano di lavorazione, eccolo qua. Ancora altri componenti SMD vengono messi qui. Questo è il forno che salda i componenti SMD. Quindi entrano qui dentro, poi escono qua fuori e vengono controllati da questo addetto, che una volta che li ha controllati otticamente li mette tutti qua. Queste sono schede madri del CD11. Eccole qua. Qua stanno facendo il test dei moduli Bluetooth. La signora li mette sotto questo sensore, ecco qua, fa partire la musica e controlla se la musica viene suonata su un oscilloscopio. Una volta che il controllo è ok, dopo aver fatto pairing con quel cellulare lì, e sono testati e funzionanti. Eccolo qua. Signorina prende i pezzi di metallo che gli arrivano in queste scatole e provvede a costruire il contenitore vero e proprio. Dentro poi ci comincia a montare il trasformatore e una volta che ci ha montato il trasformatore passa di mano all'altra signorina che provvede a metterci dentro, ecco qua, vedete, si sta montando il trasformatore, i piedini e poi il trasformatore, e dopo passa a quest'altra persona che provvede a metterci tutto lo stampato dentro. Questi sono degli A12. Questa invece è una macchina che serve per controllare se le board dei lettori di CD funzionano. Adesso ha appena controllato il perfetto funzionamento e quindi stacca la scheda e la mette a posto
ne prende una lì che deve ancora controllare, eccola, la mette sotto e come vedete ha una meccanica CD e vede se il CD parte. Se il CD parte e fa tutte le funzioni bene, se il CD non parte o ha qualcosa che non va, la scheda viene messa in revisione e c'è un banco apposito per le revisioni delle schede. Questa invece sta saldando dei componenti che non possono essere saldati con l'SMD e stessa cosa sta facendo qui il suo collega. Altro banco di assemblaggio, vengono sistemate qui tutte le fascette, il cablaggio viene ordinato e poi vengono messe le protezioni, eccola qua. E poi le manopole che vengono prese da qua, eccolo qua, e vengono montate. Vedete, qui ci sono vari preamplificatori già pronti. Eccoli qua, che man mano scorrono avanti e vengono montati pezzo dopo pezzo. Una volta finito l'assemblaggio c'è questa macchina che serve per vedere se il preamplificatore funziona. Vedete che è tutto collegato? La signorina collega tutto e controlla su quel banco, eccolo lì, se tutte le connessioni funzionano e se il pre funziona correttamente e se sta perfettamente a misura. Se così è, lo passa al collega, eccolo qui, che provvede a chiuderlo. Qui vengono fatti i trasformatori toroidali, vedete che viene preso il rame da qui e poi la macchina provvede a metterlo, eccolo qua, tutti gli avvolgimenti. Una volta fatti gli avvolgimenti diventano questo, ecco qua. Quindi vengono fatti anche i trasformatori internamente alla rotel. C'è poi una stanza che serve esclusivamente per costruire i mici, perché sono molto più pesanti e quindi non potrebbero essere costruiti all'interno della catena di produzione normale. Qui all'ingresso di questa grossa stanza c'è tutta la roadmap della Rotel dal 1961 fino al 2023, anno nel quale è stata costruita questa sala apposita. In questo caso stanno realizzando dei Q5, il nuovo lettore di CD, dima in legno per posizionare correttamente il pannello frontale, ecco, e viene poi posizionato il trasformatore toroidale che è stato appena costruito. Qui invece quest'altro operaio sta posizionando il circuito stampato, la motherboard, mentre la signora posiziona la meccanica e l'alimentatore. Una volta assemblata la macchina, eccola qui, viene tenuta coperta per evitare che prenda polvere e poi quest'altro operaio provvede al test che controlla attraverso questo monitor, guardando che tutto vada nel migliore dei modi. In questo caso sta andando tutto bene, vedete che tutto è collegato e quindi c'è una macchina test che è quella che serve per generare tutti i segnali che servono per fare il test approfondito. Una volta che la macchina ha passato tutti i test, funziona perfettamente, viene passata a quest'altro lavoratore che provvede a chiuderla. Eccola qua, la sta chiudendo, gli ultimi dettagli, e quindi ecco la macchina finita, viene passata al test.
Qui ci sono 3 macchine, funziona 48 ore consecutivamente e una volta che tutto funziona nel migliore dei modi vengono inscatolate. Queste sono tutte le scatole, eccola qua, Michi Q5, scatole già pronte. Questo qui è il rack per testare le macchine. Tutte le macchine una volta fabbricate vengono tenute 48 ore a funzionare, eccole qua. Vedete? Qui dentro queste pennette contengono della musica, volume massimo, vedete, questi sono dei preamplificatori, suonano e loro solamente dopo un test di 48 ore sono sicuri che la macchina al 99,99% andrà bene poi a casa del cliente. Qui c'è tutto il magazzino di pezzi con i quali vengono costruiti i prodotti della Rotel. Eccolo qua. Quando decidono di costruire qualche prodotto vengono qua e dice facciamo 200 a 10, quindi prendono tutte le viti, le manopole, i componenti, tutto quello che serve, eccolo qua, è tutto qua il magazzino, e poi costruiscono quello che si sono prefissi di costruire. L'altra parte del magazzino invece, questa, è dedicata esclusivamente ai mici già prodotti e invece laggiù possiamo vedere tutte le elettroniche che ci sono. Questi sono tutte le parti di ricambio, ce ne sono tantissime per qualsiasi prodotto da 25 anni a questa parte. Nel caso la parte di ricambio non esiste, la signorina provvede alla costruzione della parte che manca, quindi comunque Rotel riesce a fare assistenza anche a prodotti estremamente vecchi, e questo è il banco di tutti i prodotti che sono stati fabbricati su richiesta. Ecco, qui c'è il controllo di qualità, vedete che questo operaio controlla se effettivamente questo top cover è giusto, ci mette poi una dima avvitando delle viti per vedere se la distanza della vita è corretta. Pochissime parti la Rotel si fa fare fuori. Queste parti sono state rigettate per delle cose davvero poco significative. Vedete che la R qui è leggermente sfumata, si vede appena appena. Non va bene, lo rimandano indietro. Stessa cosa per questa. Cari amici followers, finiamo la gita in Rotel facendovi vedere questo splendido acquario pieno di pesci drago. Qui c'è l'usanza di mantenere questi grossi acquari, e più i pesci crescono e più l'azienda fa soldi. Diciamo che la Rotel da questo punto di vista non si può lamentare, perché questi sono dei pesci veramente enormi. Guardate qua quanto sono grandi, eccoli qua. Ok, allora ciao amici followers, è stata una bellissima esperienza.